Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video vediamo che ausiliare si usa con i verbi modali, dovere, volere e potere. Vedremo prima alcune regole generali, poi casi più particolari e anche alcuni casi un po' dubbi. Cominciamo col dire che quando questi verbi vengono usati da soli si usa sempre l'ausiliare avere e quindi diciamo per esempio ho potuto, avrebbe dovuto, non ha voluto, ma ovviamente non sono questi i casi che ci interessano. Ci interessano invece i casi in cui questi verbi sono seguiti da un infinito, quindi frasi come non posso uscire, devo parlare, ovviamente quando mettiamo queste frasi per esempio al passato, cioè quando usiamo tempi composti. E quindi la domanda è: che ausiliare si usa, essere o avere? La regola più semplice e più sicura è quella di usare l'ausiliare del verbo che segue. E quindi diciamo per esempio non ho potuto parlare. Con l'ausiliare avere non ho potuto perché parlare normalmente richiede l'ausiliare avere. Infatti diciamo ho parlato. Sono dovuto uscire con l'ausiliare essere perché uscire normalmente richiede l'ausiliare essere. Infatti normalmente diciamo sono uscito. Una cosa interessante da notare è che questo succede solo con i verbi modali, cioè non succede con altri verbi seguiti dall'infinito. Per esempio non succede con il verbo preferire. Infatti diciamo ho preferito dirlo e diciamo anche ho preferito tornare presto. Usiamo sempre l'ausiliare avere in questo caso. Ma qui parliamo di verbi servili. Servili o modali è la stessa cosa. Io ogni tanto dico verbi servili, ogni tanto verbi modali. Parliamo sempre di questi tre verbi, dovere, potere e volere. Quando usiamo l'ausiliare essere, è importante ricordare l'accordo del participio passato con il soggetto. E quindi diciamo Anna è dovuta uscire. Dovuta, femminile singolare, si accorda con il soggetto Anna, mentre non facciamo l'accordo con il soggetto quando l'ausiliare è avere. Anna non ha potuto parlare. Con l'ausiliare avere invece si fa l'accordo con il pronome oggetto diretto se questo viene prima del verbo. Sappiamo che con i verbi modali il pronome si può mettere prima del verbo modale oppure dopo l'infinito e unito all'infinito. Quindi Gianni ha voluto invitare Anna può diventare Gianni ha voluto invitarla senza accordo, oppure può diventare Gianni l'ha voluta invitare. Questa secondo me è la regola più sicura e mi sembra anche quella più seguita, quindi se seguiamo questa regola andiamo tranquilli e nessuno ci dirà che stiamo sbagliando. Ma in realtà con i verbi intransitivi, che richiedono normalmente l'ausiliare essere, si potrebbe usare anche l'ausiliare avere, cioè stiamo parlando di verbi come entrare, uscire, partire, andare, tornare. Questi verbi normalmente richiedono l'ausiliare essere e quindi abbiamo detto che quando li usiamo dopo un verbo modale, per il verbo modale usiamo l'ausiliare essere, ma in questi casi si potrebbe usare anche l'ausiliare avere e quindi si può dire Anna è dovuta uscire presto oppure Anna ha dovuto uscire presto. Come ho detto prima, attenzione sempre all'accordo perché nella prima frase dovuta è femminile, si accorda con Anna, mentre nella seconda con l'ausiliare avere non si fa l'accordo. Tutte e due queste frasi sono accettabili, ma qui le opinioni dei grammatici o dei libri di grammatica sono un po' diverse. Sono tutti d'accordo nel dire che tutte e due queste frasi sono accettabili, ma mentre secondo alcuni sono equivalenti, cioè si può usare una forma o l'altra e non c'è differenza, secondo altri sarebbe meglio usare la prima frase, Anna è dovuta uscire presto, usando quindi l'ausiliare dell'infinito, uscire, mentre la seconda è accettabile ma un po' meno bella. Io personalmente preferisco usare sempre l'ausiliare dell'infinito e quindi dico Anna è dovuta uscire presto. E questa è la regola che consiglio ai miei studenti. Vediamo adesso un'eccezione a questa regola, poi vedremo cosa succede quando l'infinito è un passivo
E infine vedremo cosa succede quando l'infinito è un verbo riflessivo, che è anche il caso più complicato. Dunque, l'eccezione alla regola è il verbo essere. Normalmente con il verbo essere si usa l'ausiliare essere. Infatti diciamo per esempio non sono mai stata a Genova, il film è stato bello, sarebbe stato meglio che, eccetera. Quindi ausiliare essere. Ma quando il verbo essere viene dopo un verbo modale, si usa l'ausiliare avere, sempre. E quindi diciamo avrebbe potuto essere più gentile e non sarebbe potuto essere più gentile. Vediamo cosa succede invece con le frasi passive, cioè quando i verbi modali dovere, volere o potere sono seguiti da un infinito passivo. Bene, in questi casi si usa sempre l'ausiliare avere e quindi diciamo per esempio avrebbe dovuto essere informato prima. Essere informato è l'infinito passivo e abbiamo usato l'ausiliare avere, avrebbe dovuto. Anche in questo caso bisogna fare attenzione all'accordo con il soggetto. In questo caso è il participio passato del verbo principale, informato nel nostro esempio, che si accorda con il soggetto della frase. E quindi diciamo per esempio Anna avrebbe dovuto essere informata prima. Quindi si cambia solo il participio passato del verbo principale, informata, mentre dovuto non cambia. Un esempio con il plurale: Gianni e Paolo avrebbero dovuto essere informati prima. Informati, maschile plurale, che si accorda con il soggetto Gianni e Paolo. Passiamo al caso più complicato, che è quello dei verbi riflessivi. È il caso più complicato perché qui la scelta dell'ausiliare dipende dalla posizione del pronome. Vedremo dopo che in realtà è una regola più generale e farò qualche esempio alla fine, ma qui parlo soprattutto dei verbi riflessivi, un po' per semplificare le cose e un po' anche perché mi sembra il caso più comune. Con i verbi riflessivi sappiamo che il pronome riflessivo si può mettere prima del verbo modale oppure dopo l'infinito e unito all'infinito. E quindi, per esempio con il verbo svegliarsi, possiamo dire mi devo svegliare presto oppure devo svegliarmi presto. Queste due frasi sono equivalenti, il significato è lo stesso, ma quando mettiamo queste due frasi al passato, l'ausiliare cambia a seconda della posizione del pronome e quindi diciamo mi sono dovuto svegliare presto, scegliamo l'ausiliare essere quando il pronome viene prima del verbo, ma diciamo ho dovuto svegliarmi presto, scegliamo l'ausiliare avere quando il pronome viene dopo l'infinito. Un altro esempio con un tempo diverso: Gianni avrebbe voluto sposarsi, Gianni si sarebbe voluto sposare. Anche in questo caso ovviamente attenzione all'accordo del participio passato. Togliamo Gianni e mettiamo Anna e abbiamo Anna avrebbe voluto sposarsi, non c'è accordo con l'ausiliare avere, ma Anna si sarebbe voluta sposare, voluta femminile perché si accorda con il soggetto Anna. Come ho accennato, è una regola che non vale solo per i verbi riflessivi, ma è una regola più generale. Si applica per esempio anche alla particella pronominale ci. E diciamo, per esempio, non ho potuto andarci, usiamo l'ausiliare avere perché ci viene dopo l'infinito, ma diciamo non ci sono potuto andare, con l'ausiliare essere perché ci viene prima del verbo modale. Ma in realtà, e qui le cose si complicano ancora di più, si potrebbe usare l'ausiliare essere in tutte e due le frasi, come leggiamo nella grammatica di Luca Serianni. Nei tempi composti l'ausiliare è quello dell'infinito quando il pronome atono è anteposto al verbo reggente. Non ci sono potuto entrare perché si dice sono entrato. Può essere quello del verbo servile quando il pronome è enclitico. Non ho potuto entrarci. Come si dice assolutamente ho potuto, ma è altrettanto corretto non sono potuto entrarci. Quindi ci sta dicendo che quando il pronome viene prima del verbo, non ci sono potuto entrare, si usa l'ausiliare dell'infinito.
In questo caso entrare richiede l'ausiliare essere e quindi si dice non ci sono potute entrare. Quando invece il pronome è enclitico significa che viene dopo il verbo, cioè dopo l'infinito e unito all'infinito. In questo caso ci dice che si può usare sia l'ausiliare dell'infinito, cioè essere, oppure l'ausiliare del verbo modale semplice, che come abbiamo detto all'inizio è avere. E quindi si può dire non ho potuto entrarci oppure non sono potuto entrarci. Qui siamo un po' nella stessa situazione di prima, cioè secondo alcuni grammatici queste due frasi sono equivalenti. Si può dire non ho potuto entrarci oppure non sono potuto entrarci. Una o l'altra vanno bene tutte e due. Secondo altri invece sarebbe meglio dire non ho potuto entrarci, ma non sono potuto entrarci, è comunque accettabile. Personalmente preferisco usare l'ausiliare avere quando il pronome viene dopo l'infinito e quindi direi non ho potuto andarci, e l'ausiliare essere quando viene prima e quindi direi non ci sono potuto andare. Anzi, normalmente userei questa seconda frase, direi non ci sono potuto andare. E questo ovviamente è quello che consiglio anche ai miei studenti. Grazie a tutti per avermi seguito, se ti è piaciuto il video ricordati il pollicione e se non sei già iscritto iscriviti al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!